Bentornati sul mio canale. Per chi non mi conosce, mi chiamo Elena e sono appassionata di uncinetto e tutto quello che è creazione a mano. Quindi, se ti piace quest'arte, sei nel posto giusto, basta che ti iscrivi così rimarremo in contatto per i prossimi progetti. Vediamo cosa andiamo a combinare oggi. Vediamo l'occorrente per questo progetto. Sicuramente direte, ma vabbè, ma cosa succede qua? Perché ci sono solo dei mini gomitoli? Perché queste sono le classiche rimanenze che abbiamo tutte quante. Siccome io non butto mai nulla, mi sono inventato un progettino da poter utilizzarle il più possibile. Intanto vi servono quindi delle rimanenze, però che abbiano lo stesso spessore o comunque che si possano lavorare con lo stesso uncinetto. Poi un ago per cucire, un paio di forbici, nel mio caso l'uncinetto 3,5 perché sto utilizzando il filato pop, sono tutte rimanenze del pop tranne lui perché lo sento dalla consistenza molto più lucido, più scivoloso, che è il oddio non mi viene il nome, però è un filato ecologico. Magari come sempre vi metto nel box informazioni il link diretto. È un filato che ho utilizzato in un progetto di un po' di tempo fa. Comunque è importante che voi raccogliete tutte le rimanenze che avete in casa, che si possano lavorare con lo stesso uncinetto. E adesso vediamo cosa andremo a creare. Ed eccoci qui, andremo a creare la calza, perché da un po' che volevo farla, non ho mai avuto il tempo. Allora, io le misure le ho prese in questa maniera qui, poi si inizia a lavorarla e pian piano la si crea, è facilissima. Dopodiché si fanno le cuciture. Io l'ho usato un filo che comunque anche se si vede non fa niente, e poi comunque vi farò vedere le foto indossate perché insomma sono due, però è un metodo facilissimo per fare questo progetto e soprattutto utilizziamo tutte le rimanenze che vogliamo. Adesso, prima di iniziare proprio il progetto in sé, vediamo un po' le misure e vi dico come ho fatto a prendere le mie. Semplicemente mi sono basata su un paio di calze mie, quelle che uso tutti i giorni praticamente. Allora, vedete, io l'appoggio sopra, più o meno, come vedete le misure sono queste. È normale che vi dico di provare questo progetto per voi stessi o per un familiare, così capite il procedimento. Dopodiché potete utilizzarlo anche per fare dei pensierini. Questo per dire una calza di Gabriel che è molto più piccola, quindi in base alla sua misura vado a vedere quante catenelle devo caricare. Allora, la misura che vi interessa a voi è della pianta del piede, quindi questa qui, prendete il metro e prendete questa misura qua. Vedete, sono circa 20-21 centimetri, quindi quando andate a fare la catenella iniziale dovete tener conto di questa misura. Per quanto riguarda la parte sopra, quanto la volete lunga decidete voi, ok? A me per fare quindi la pianta del piede mi sono servite 30 catenelle, quindi più o meno fin qui. Poi l'altezza l'ho decisa io in base ai miei gusti. Infatti per questo progetto io ho caricato 66 catenelle, 65 più una che mi serve per iniziare il progetto. Quindi le misure totali ve la do adesso, così avete anche un'idea del progetto che sto facendo. È di 34 centimetri, ok? Poi comunque, come ho detto prima, ve le farò vedere nelle foto indossate e capite meglio insomma la lunghezza. Adesso vi faccio vedere una calza di Gabriel per dire se dovete farla ai piccolini. È di 19 centimetri di lunghezza la pianta del piede. Tenete conto che questi sono elastici, quindi cercate di andare in abbondanza, di mettere 1 centimetro in più che in meno. Questi sono 14,5. Detto ciò, avete capito come si fa a prendere le misure. Adesso vediamo come si fa a lavorare. Intanto io l'ho avviata, però adesso facciamo un mini campioncino per vedere i cambi dei colori e come si fa a gestire gli eventuali fili che andate a utilizzare. Non è detto che non potete farla di colore unico. Prendete il filo che più desiderate, come ho detto prima potete farla anche di colore unico. Poi andiamo a fare il nodino iniziale come al solito e semplicemente andiamo a caricare delle catenelle. È normale che se è una calza da donna, se da bimbo o da uomo, questo dipende dalla pianta del piede. Dopo aver capito quanti centimetri vi servono per la pianta del piede, in altezza lo decidete voi.
Nel mio caso, nel progetto originale, quindi in questo qui e anche in quello avviato, sono 66, ok? 65 più 1. Qua adesso andiamo a fare giusto un campione per farvi capire il cambio di colore, quindi vado a fare 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Praticamente questa è la catenella iniziale, quindi mi raccomando che non sia molto più stretta rispetto al lavoro, quindi state larghe. Ci servono le catenelle molto distese perché si ritrova sopra. Ne facciamo una per iniziare il lavoro, quindi sarebbe la mia 66, e iniziamo il lavoro iniziando facendo semplicemente dei punti bassi, quindi andiamo a fare 10 punti bassi. Questa è la prima riga. Finita la prima riga, se volete fare una calza almeno sopra decorata come la mia, quindi con più colori, andate a tagliare il filo, lasciate un po', non dico 10 cm, però comunque un po', e tirate il filo. Adesso prendiamo il prossimo colore. Per quanto mi riguarda ho utilizzato questo verde scuro con il filato Ecologic, credo che si chiami così, c'ho un vuoto di memoria, ma comunque dopo vi metto il link. Semplicemente andiamo a fare il nodino, ok, poi prendiamo la calza. Questo è un campione, mi raccomando, però il pezzo originale lo decidete voi. Mi ripeto, io ne ho ben 65 più una, quindi 66. Vedete, entrate qui dove avete chiuso il punto da una parte e dall'altra in questa maniera, andate a prendere il filato nuovo, quindi in questo caso Ecologic, con l'asola appena fatta, tenete tutto sul davanti, due filati in questa maniera, poi entrate semplicemente nella costa davanti, quindi vedete qui abbiamo chiuso, no? Entrate, prendete la costa davanti, prendete il filo, tirate su e andiamo a fare il primo punto basso, perché adesso cambiamo e lavoriamo come punto, praticamente punto basso in costa, ok? Quindi sempre quella davanti, quella all'esterno. Adesso cercate di fare un lavoro da non dover rifare dopo, è un po' faticoso, però con calma si può fare. Entrate nella costa, quindi nel prossimo punto, però tenete anche i cappietti iniziali da poter lavorare all'interno, ok? Quindi prossimo punto, prendete la costa, prendete anche i cappietti dentro da poter lavorare, così non dovete stare dopo a nasconderli, però se non vi dà fastidio potete farlo anche in seguito, e continuate fino alla fine della riga, ok? Vi faccio vedere, vedete, nel pezzo originale sono qui e si va avanti per tutta la riga. Io adesso vado a fare i miei 10 punti, così vi faccio vedere il lavoro. Era inutile che vi facessi vedere il pezzo originale perché comunque è un lavoro facilissimo e vale per qualsiasi calza. L'unica cosa per guardare la misura giusta è di guardare i centimetri della pianta del piede e poi quanto deve essere lunga. Mi raccomando, lavorate fino alla fine. Adesso a questo punto girate il lavoro, tirate un po', entrate qui nel punto appena chiuso, prendete la costina esterna e andate a fare il primo punto basso. Quindi torniamo indietro facendo 10 punti nella costa dietro, ok, questa maniera. Arriviamo in fondo, non facciamo altro che tagliare il filo e iniziare con il nuovo colore. Però per chi ha deciso di farla monocolore questo problema non sussiste, di conseguenza va a fare semplicemente righe di andata e di ritorno di punto basso in costa. Guardate qua, mi raccomando, lavorate anche l'ultimo punto. Adesso tagliamo lasciando un po' e iniziamo con il prossimo colore. Mi sono avvicinata un attimo perché magari viene più facile. Adesso abbiamo chiuso qui, semplicemente entriamo dove abbiamo chiuso,
prendete l'asola appena creata con il prossimo colore, la tiriamo su, mettiamo il filo tagliato davanti, quello appena fatto sempre davanti, e poi semplicemente entriamo in questa costina appena chiusa, prendiamo il filo e facciamo il primo punto basso. Mi raccomando, se avete difficoltà di individuare l'ultimo punto, il primo punto, dovete utilizzare dei marcapunti, perché è un attimo che si saltano, poi rischiate di avere meno punti alla fine del lavoro, scusate. Adesso io ve la faccio vedere anche in questa maniera, quindi i due fili da coprire sono loro, semplicemente entrate nella costa esterna tenendoli insieme i cappietti e lavorateli. È un lavoro da fare in meno dopo, almeno a me mi fa comodo. Quindi vado fino alla fine. Nel pezzo originale sono 65 punti, in questo sono 10, ok? E giro il lavoro in questa maniera. Mi raccomando, qui l'ultimo punto è leggermente nascosto perché tende a stringersi, quindi state molto attenti, come ho detto prima. Se non riuscite a individuarlo, usate i marcapunti. Adesso giro il lavoro, alzo un attimo l'asola, entro nell'ultimo punto che diventa il primo della prossima riga e vado a fare semplicemente dei punti bassi in costa dietro. E così via. Adesso vi do un po' di indicazioni su quanto sono le porzioni da fare, e siccome non sono necessarie, io le calcolate a modo mio, voi potete calcolarle a modo vostro. Quello che vado a spiegare adesso interessa soprattutto a chi ha deciso di farla colorata e soprattutto uguale identica a quella che io ho qui tra le mani. Vi spiego un po' come le ho divise le righe, poi con tranquillità non ci sono problemi. Intanto mi sono piaciuti tutti questi colori, allora ho deciso di dividerli così. Inizialmente dovevano essere 20 righe sopra e 20 righe sotto, quindi nella parte qua dove ci sono gli aumenti che ci serve che la calza ci calzi bene. Scusate il gioco di parole. Però siccome i colori erano di più rispetto a quello che avevo ipotizzato, io ho deciso di fare in questa maniera. Ne ho utilizzate 22 sul davanti di righe e 18 con un colore unico che ho utilizzato, questo qui, che è sempre il pop. Praticamente ho diviso in questa maniera per non andare a sacrificare uno dei colori che avevo qui sopra. Questa riga vi sembra molto più larga perché la prima riga ne abbiamo fatto una e una per finire, però c'è anche la cucitura in mezzo che all'interno, guardate, è questa, quindi tende leggermente a essere più larga. Per chi non ha necessità insomma di fare questo discorso qui e non ha un piede molto, non so, molto gonfio, come misure 40 righe di lavoro vanno più che bene. Se avete la tendenza di avere le gambe gonfie, i piedi gonfi, mettete anche 2-3 righe in più perché non ci sono problemi. Anzi, vi consiglio di mettere un numero pari di righe, o 2 o 4. Quello comunque lo vedete dopo nell'indosso, perché tanto c'è da fare la cucitura finale. Qui è normale che fate la prova, se non vi viene, cosa impossibile perché stiamo lavorando con un punto molto elastico, semplicemente aggiungete una riga. Allora io ho deciso quindi di fare una riga con questo, una sola, perché ci sono le catenelle iniziali che gli dà già un po' di altezza. Poi ho fatto 2 righe per colore, sono 1, 3, 5, 7, 9, 11 righe su un pezzo, ok, 11 sull'altra, totale 22. Di conseguenza ho dovuto diminuire questa parte qui e l'ho fatta di 18 e non più da 20, però quello non è un problema. Quindi adesso andiamo a suddividere questa parte qua con dei marcapunti per andare a fare questi aumenti che ci servono quando indossiamo la calza.
vi spiego che conti ho fatto velocemente. Lo so, è un progetto tutto fatto di conti, alla fine in realtà è facilissimo. Come vedete ho rovesciato la calza perché volevo farvi vedere questi qui, infatti non li ho tagliati i cappietti perché li andrò a utilizzare all'interno, quindi nella parte sopra. Di conseguenza questa è la parte della pianta del piede e l'altra è la parte bella che non dobbiamo riprenderla. Allora io ho messo il marcapunti rosso a 30 punti, ok, rispetto alla parte dell'altezza, ma perché l'avevo già deciso in precedenza, ma più che altro basatevi sul metro se volete. Io ho qui circa 19 centimetri. Quando vado a lavorare il lavoro, quindi nell'angolo, andrò ad avere i miei 22 centimetri che avevo anche sulla calza che indosso tutti i giorni. Quindi per una donna che ha il 38-40 di piede, se va a metterla sempre utilizzando lo stesso filato che utilizzo io, lo stesso uncinetto, più o meno a 30 catenelle rispetto all'inizio. Come vedete io utilizzo 2 righe di lavoro perché così vado a finire sempre con il filo da una parte e non devo andare a riprendere dopo la calza. Adesso iniziamo il lavoro del sottopiede perché così vediamo anche gli aumenti. Vado a fare il cambio filo come al solito, come il pezzo che vi ho fatto vedere prima, nel campione intendo dire. Entro, faccio il mio primo punto basso. Mi raccomando, per chi ha difficoltà, come ho detto prima, a individuare l'ultima catenella lavorata che diventa poi la prima, utilizzi un marcapunti. Semplicemente adesso vado a lavorare a punto basso in costa fino ad arrivare al primo marcapunti, che è quello verde. Quando arriviamo lì vi faccio vedere come si fa a lavorare per creare l'aumento più giusto e consono a ogni indosso. Una cosa importante che mi sono dimenticata di dirvelo: dopo aver deciso la misura più giusta per voi per la calza, tra un marcapunti e l'altra lasciate una catenella, ok? Non metteteli attaccati. Adesso che io sono già qui nella prima riga di aumenti, vado qui dove c'è il marcapunti, prendo sempre la costa dietro e vado a fare un punto basso e un secondo punto basso. Adesso prendo il marcapunti verde e vado a metterlo non nell'ultima ma nella prima, quindi nella prima catenella dell'aumento, ok? Quindi la prima che ho lavorato nella catenella qui marcata. Adesso vado a fare un punto basso normalmente, poi vado a lavorare qui dove c'è il marcapunti rosso un altro aumento che è formato sempre da 2 catenelle, però questa volta lo spostiamo nella catenella ultima, ok? Quindi 1 2, ma vado a marcare l'ultimo punto, l'ultimo, non il primo. Adesso vi dovete ricordare questo: quando io vado a incontrare il marcapunti il primo, marco il primo; quando vado a incontrare il secondo, marco il secondo punto. Adesso non dovete fare altro che continuare a lavorare a punto basso in costa fino alla fine della riga, ok? Quindi io vado a finire la riga, torno indietro, ci ritroviamo qui per la seconda riga di aumenti. Ho finito la riga, ho iniziato la seconda con il colore non mi ricordo, credo che sia cialda. Vado a lavorare tutti i punti fino ad arrivare al marcapunti rosso. Questo è il punto marcato, quindi vado a fare 1 e 2, quindi un aumento formato da 2 punti. Prendo il marcapunti rosso e lo vado a spostare. Vi ricordate cosa ho detto prima? Quando incontro il primo marcapunti vado a marcare il primo punto dell'aumento, questa maniera, ok? Tutto quello che c'è di intermedio li vado a lavorare semplicemente come prima, a punto basso in costa, tutto. Quando vado a incontrare il marcapunti verde vado a fare sempre nello stesso punto dove è marcato un aumento, prendo il marcapunti e siccome è il secondo che incontro su questa riga vado a marcare il secondo punto, e la regola è questa, ok?
poi si va a lavorare tutto normalmente come abbiamo fatto prima, quindi punto basso in costa fino alla fine della riga. Adesso vi faccio vedere il lavoro qui, guardate, è questo, ok? Si va ad aumentare dove sono i marcapunti. Per quante righe? Le righe, scusate, sono 9, quindi 2 sono già fatti gli aumenti, mi mancano 7, quindi io vado adesso ad aumentare, ci ritroviamo dopo 9 righe di lavoro. Io ho lavorato le mie righe, questa è la 10ª, quindi andiamo a fare un lavoro al contrario, invece di aumentare andiamo a diminuire. Allora, quando incontriamo il primo, quindi il rosso il secondo, qui, quando incontriamo il primo marcapunti della riga che stiamo lavorando, dovete prendere la maglia sempre in costa, quella del marcapunti, dopodiché andate a prendere anche una maglia, anzi lo togliamo così vi faccio vedere meglio, ok? Quindi questa è quella marcata, andate a prendere anche la prossima e la caricate sull'uncinetto e ne avete 3, dopodiché li chiudete tutte e 3 insieme. Andiamo subito a marcarla prima di perderla di vista, quindi quando si incontra il primo si prende quella marcata e la prossima, poi si lavora tutto quello che rimane in mezzo, semplicemente come nelle righe insomma precedenti. Dopodiché quando arriviamo al rosso andiamo a fare un lavoro leggermente diverso, perché noi abbiamo bisogno di diminuire questa parte qua in mezzo, non dobbiamo diminuire la parte della calza che va in alto, ok? Quindi seguitemi. Guardo sempre l'immagine dalla ripresa e non le mani. Allora, quando arriviamo al secondo marcapunti della riga ci fermiamo un punto prima, quindi vedete questo qua non è lavorato, e andiamo a fare in questa maniera: prendiamo questo qui, quindi quello prima lo carichiamo, e prendiamo quello marcato e andiamo a caricarlo, e ne abbiamo 3, chiudiamo tutto insieme, semplicemente lo andiamo subito a marcare. Vi ripeto il procedimento: quando incontriamo il primo prendiamo quella marcata e quella dopo, quando incontriamo il secondo prendiamo quella prima e quella marcata. Questo lo facciamo per tutte le righe, che in realtà sono 9 perché io ho aumentato per 9 righe, il totale saranno 18. Quindi adesso vado a finire la riga, vi faccio vedere come si fa a diminuire, dopodiché vi lascio lavorare da sole. Intanto finisco questa, ci ritroviamo sempre a questo punto con la prossima. Vi faccio vedere un'altra volta come si fa a diminuire, dopodiché vi lascio continuare da sole. Allora, sono qui a incontrare il primo marcapunti, quindi non il secondo, il primo. Allora, vi ricordo che dovete fare in questa maniera: prendete la maglia marcata, dopodiché lo aprite oppure semplicemente la saltate il lavoro come me, ok? Quindi questa è già fatta, andiamo in quella dopo, la carichiamo su e chiudiamo tutto insieme, la marchiamo subito così non c'è il rischio di perderla per la prossima riga, ok? Adesso andiamo a lavorare tutto fino ad arrivare al secondo. Qui ho il marcapunti verde, quindi il secondo, vado a lavorare tutto tranne l'ultimo punto prima del marcapunti, quindi tranne questo, perché adesso vado a prenderlo e a caricarlo, vado anche in quello marcato, ok? In questa maniera lo prendo e lo carico e chiudo tutto insieme. Quindi questa è la seconda diminuzione. Facendo in questa maniera voi andate a diminuire tra i due marcapunti e non all'esterno, quindi dovete andare a diminuire in questa porzione qui. Adesso continuate per tutte le righe che avete fatto a diminuire, cioè se avete aumentato per 5 diminuite per 5, se avete aumentato per 15 diminuite per 15,
Da dove capite questo? In base al filato, perché se avete un filato molto spesso da lavorare con uncinetto 8 o 9, vi bastano 3 righe, ma al massimo 4 per fare un lavoro così. Ok, adesso io continuo il lavoro, ci ritroviamo dopo. Io sono andata avanti con il lavoro, di conseguenza sono arrivata all'ultima riga da lavorare con questo colore. Come vedete i miei marcapunti hanno un punto di divisorio, di conseguenza sono arrivata alle righe di cui avevo necessità, e se lo piego, come vedete, l'aspetto è questo. Quindi adesso devo finire questa riga, poi comincio a usare questi colori per avere due calzini uguali identici. Voi utilizzate i colori che volete. Dimenticavo una cosa, io ho preferito fare questo un colore unico per una questione mia di aspetto e di grafica, però potete continuare a fare queste righe di diminuzione con gli stessi colori, assolutamente avete la libertà di farlo. Io li ho voluti fare in questa maniera solo per una curiosità mia, per un piacere mio di avere questa divisione, però è giusto che voi sapete che si può fare anche così. Adesso io finisco quindi questa riga. Sapete già come si lavora di andata e di ritorno, e continuerò con i colori blu, poi cosa c'è? Poi c'è il verde, poi c'è il rosa e così via. Ci ritroveremo quando dobbiamo andare a fare la cucitura finale. Ho finito anche le righe colorate, che sono queste, quindi questo è il mio pannello che crea la mia calza, vedete qua dove ci sono gli aumenti. Adesso la andiamo a piegare in questa maniera, quindi con la parte bella all'interno, e andiamo a fare la cucitura, ok? Che la cucitura rimane praticamente, siccome il piede è così, rimane sopra, e sotto è quello dove c'è l'aumento. Adesso andiamo a fare la cucitura sulla catenella iniziale, ok? E qui abbiamo l'asola, dovrebbe essere il lavoro al contrario, però non ci sono problemi, che tanto la sistemiamo subito. Intanto facciamo passare quest'asola. Dopodiché adesso andiamo a fare dei punti bassi sempre in costa, su una parte e l'altra abbiamo la cucitura. Prendiamo quindi la costa esterna del prossimo punto e prendiamo la prossima catenella iniziale, andiamo a fare dei punti bassi. Essendo che i punti sono 65, avremo 65 punti bassi. Semplicemente si fa questo lavoro fino alla fine del nostro pannello, in base alla vostra calza. Io qui avrò quindi la parte della pianta del piede, e questa è la parte alta. Se questa parte alta è ancora più alta, sicuramente avrete più punti rispetto a me. Bene, ci vediamo quando arrivo qui in fondo. Arrivate fino in fondo, quindi a me ne mancano gli ultimi due. Eccolo qua, è un po' nascosto l'ultimo, quindi per quello che è, come vi ho detto anche all'inizio, se avete difficoltà di trovare i punti all'inizio e alla fine della riga, soprattutto nel cambio di colore, cercate di usare dei marcapunti. Andate a tagliare il filo, tirate, fate un nodino, ne facciamo un altro giusto per avere la sicurezza che non si apra. Prendete l'ago, e poi andate a nascondere questi due cappietti. Inserite un attimo del lavoro, scusate, eccolo qua. Poi andiamo a sistemare la nostra calza. Allora, questo deve essere sotto a metà del lavoro, ok? In questa maniera. Quindi andiamo avanti a spingere, quindi il rosa si trova, no, a metà della calza. La lasciate un attimo, prendete il filo cialda, se non ero il colore, l'ago, e andiamo a fare la cucitura proprio qui. Andiamo a fare la cucitura. Non entrate proprio nell'angolo, ma cercate di stare leggermente, non dico lontano, ma leggermente un po' più all'interno. Questo perché? Perché comunque sia, se noi andiamo a fare la cucitura proprio dritta dall'inizio, c'è la tendenza che si faccia all'angolo. Una calza di solito è leggermente più tonda, più tondeggiante, più
ondulata, diciamo così, quindi lasciamo un po' di spazietto. Poi entriamo semplicemente il più fitto possibile, però senza andare a creare una rigidità, quindi non dovete essere neanche troppo fitte nel fare la cucitura, e andiamo a fare praticamente una cucitura dove ci aiuta a mantenere una morbidezza, però è la classica che faccio io, quindi l'unica differenza è che siano leggermente distanti. E la cucitura è questa. Ho ritagliato anche i capetti, adesso non vi resta altro che metterla sul rovescio. Togliete i marcapunti, cosa che io non ho fatto prima, e semplicemente sono pronte da indossare. Eccola qui. Siccome io non ho in casa un manichino con i piedi, mi uso come al solito, guardate, questo è l'indosso e questa è la calza. Sicuramente non è una classica calza che si trova fatta su YouTube, perché come vedete qui sulla punta è leggermente più quadrata, però sono calde, comode, super colorate, come vedete, e sono comodissime. Poi, come ho detto prima, sono calde. E immaginatevi che con questo progetto voi potete utilizzare tutte le rimanenze che volete. Immaginate che potete farle di tutte le misure che volete, e sono veramente molto pratiche. Io direi che è un'ottima idea per utilizzare tutte le rimanenze che abbiamo in casa. Però non sarà l'unico progetto, anzi, se vi fa piacere e avete voglia di vedere anche altri progetti con delle rimanenze, fatemelo sapere nei commenti e io cercherò di utilizzarli in una maniera molto pratica, comoda, tipo come queste calze, perché sono veramente utilissime. Io le uso un sacco in casa, anche se non si direbbe, perché le ho appena fatte, però da stamattina che le indosso, quindi mi piacciono e niente, fatemi sapere cosa ne pensate. Io intanto vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto. Un bacio!